Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Ippocamper. Oggi fa un caldo che si muore, quindi mi sono messo in questa nuova location per parlarvi di una cosa che ci potrà dare un po' di refrigerio, ovvero il Viesa. Allora, parliamo di condizionamento dell'aria sostanzialmente, ma oggi vi ho già fatto diversi video relativamente al Viesa, andatevi a guardare, non dico che c'è una playlist, ma mi sembra di averne fatte almeno 3 o 4, uno sulla sostituzione del filtro, uno sulla spiegazione del funzionamento nei dettagli, eccetera, quindi se volete approfondire un pochino meglio l'argomento potete cercare all'interno del nostro canale. Oggi però faremo una cosa diversa, la calura estiva mi ha dato questa idea perché ho dovuto fare manutenzione al mio Viesa, sostituire il filtro del Calfabus che poi vi farò vedere precisamente, e ho pensato quindi di smontare completamente il Viesa, farvi vedere veramente come è fatto in tutte le sue parti. Penso che questo possa essere un argomento interessante e vediamo adesso a questo punto di trattarlo insieme. Prima di fare ciò però chiaramente iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono, condividetelo con i vostri amici se ritenete siano dei contenuti interessanti e attivate mi raccomando la campanella per ricevere le notifiche dei video che caricheremo sul canale. Allora, Viesa, come sapete, questa è la struttura esterna, vi ho preso la struttura esterna dove fa bella mostra il coperchio. Il coperchio contiene la struttura che adesso andremo a vedere. Per fare questo tipo di manutenzione è facilissimo perché sono necessarie, cioè più che una manutenzione per farvi vedere come è fatto, è necessario avere una 4, una chiave a brucola da 4, un cacciavite a stella grandino e una chiave, questa è una chiave a becco, è comoda averla, non è indispensabile ma è comoda averla. Per smontare il coperchio davanti agiamo sulle 4 brucole sulle 5 brucole laterali. Questa è la stessa operazione che facciamo quando andiamo a fare una manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, quindi sia quella annuale che quella biennale, quindi anche con la sostituzione del filtro e del Calfabus. Leviamo il coperchio dalla sua sede e lo possiamo poggiare lateralmente, e questa è la nostra unità. Nei commenti di qualche video fa si diceva del discorso del condizionatore che non è un vero condizionatore, ma è stata aggiunta la parola evaporatoio. In realtà condizionare l'aria significa modificare l'aria, lo stato dell'aria dall'area esterna, ovvero quella che noi percepiamo, all'aria interna, quello che inviamo all'interno del veicolo. Quindi è un vero condizionamento. Condizionare l'aria significa proprio trasformare l'aria. E il principio di funzionamento del Viesa è molto semplice, ve l'ho spiegato, adesso gli ridiamo un'occhiata, ma è sostanzialmente tutto avvolto non nel mistero ma in questo filtro qui. Questo filtro è un filtro, vi faccio vedere. Allora, intanto qui c'è un tubo che noi andiamo a staccare. Il filtro è un filtro a sezione cioè a sezione rettangolare ma circolare, e il filtro poggia su questa che è una vasca e nella parte superiore ha una spugna che viene chiaramente chiusa dal tappo superiore. Al centro della vasca, questa vasca che poi andremo a smontare insieme, c'è un ventilatore con una doppia pala centripeto, in modo che preleva l'aria dai lati e la invia all'interno. Guardate, eccolo qui, dalla parte inferiore, da qua sotto. Poi sotto voi chiaramente non vedete, questa è la parte superiore che poggia sul tetto, ma sotto ci sono le bocchette che convogliano l'aria all'interno e che ci possono, diciamo, o far orientare il flusso da un lato o dall'altro in funzione di come ci fa comodo. Il concetto di funzionamento del dispositivo è quello dell'evaporazione, quindi l'aria calda che passa attraverso il filtro trova un ambiente che è umido, questo lo diremo, e fa evaporare le particelle abbattendo la temperatura. L'evaporazione viene fatta per differenza di concentrazione, quindi queste particelle sottraggono calore all'aria in ingresso e vengono inserite all'interno, quindi già all'interno qui dentro noi abbiamo l'aria che verrà inviata all'interno del veicolo, ed è l'aria più fresca, leggermente più fresca e più umida. Mi si potrà dire sì, ma l'umidità dà fastidio. Sì, ma questo filtro è costituito da 3 tipi di legno
che hanno una diversa grammatura, una diversa densità all'interno, e il fatto che l'aria passi attraverso e faccia evaporare l'aria all'interno produce una dimensione microscopica di particelle che è molto più piccola rispetto alle particelle che in genere avvolgono il nostro ambiente. Quindi la sensazione, anche se l'aria è leggermente più umida, la sensazione è comunque una sensazione benefica, perché è la particella, la microparticella che poggiandosi sulla superficie della pelle tende comunque a dare una sensazione di benessere. Quindi la parte principale è questa. Fondamentalmente il concetto è: io devo tenere questo filtro sempre bagnato. Per tenere questo filtro sempre bagnato io devo fare in modo di inviare dell'acqua all'interno. L'acqua viene inviata tramite questo tubo che è collegato a delle pompe che adesso andremo a vedere. In realtà questo sistema funziona con due serbatoi: uno è quello inferiore, che è quello di ripristino, e l'altro è quello di lavoro, che è questo superiore. Allora, quello superiore è questo nero che vedete qui. Quindi questo serbatoio, anche se ha questa forma molto particolare, appunto è un serbatoio. All'interno sono presenti questi che sono il famoso calfa bassa. Adesso lo tiriamo fuori. Allora, ecco qui, questo è il cilindrino nel quale viene collocato il calfa basso, ovvero l'antibatterio. Questo è un dispositivo di colorazione sostanzialmente. Quindi questa vasca deve essere praticamente piena d'acqua. Quanto piena? Vabbè, in funzione della calibrazione che viene fatta. Prima di consegnare il veicolo al cliente, logicamente bisogna effettuare la calibrazione, che significa definire quant'è la quantità massima di acqua in funzione dell'inclinazione del Viesa, perché il Viesa può essere installato su un tetto orizzontale o installato anche su un tetto leggermente inclinato. Quindi l'acqua che è presente all'interno della vasca può finire dalla parte, diciamo, avere una prevalenza dalla parte anteriore o una prevalenza dalla parte posteriore. Maggiore è l'inclinazione e diciamo minore la quantità d'acqua che sarà presente all'interno del Viesa. In realtà ci sono solamente due step, ma questo è un dettaglio tecnico che non ci interessa. Quindi questa vasca sarà rifornita sempre d'acqua, quindi mediante la pompa del veicolo smontiamo la vasca. Per smontare la vasca è necessario accedere a due viti con cacciavite a sella che tengono i due fermi. Ecco qua, questi sono i fermi, ecco l'altro fermo, ok? E adesso la vasca è libera, ma bisogna staccare questo tubo, poi vi spiego che cos'è, e bisogna staccare i connettori. Sono un connettore del sensore di livello e un connettore della pompa, uno davanti e uno dietro, e la vasca praticamente adesso è libera. Ecco qui, questa è la nostra vasca, e la parte inferiore è la parte di alloggiamento. Dunque la vasca superiore deve rimanere sempre piena d'acqua, abbiamo detto. Vediamo qual è il funzionamento e qual è la procedura e la logica un po' che sta dietro. Allora, accendendo il dispositivo, prima di tutto bisogna verificare che all'interno della vasca ci sia dell'acqua. Se non c'è acqua all'interno della vasca, bisogna provvedere ad alimentare la vasca e arrivare fino a un certo livello. A questo provvede chiaramente questa elettrovalvola che si trova qui, eccola qui. Eccola, questa elettrovalvola, vedete, questa è inserita qui dentro. Questa elettrovalvola è collegata all'impianto del veicolo, quindi questo tubo che passa attraverso l'elettrovalvola e che è chiuso attualmente va direttamente alla derivazione del serbatoio. Quindi con la pompa accesa, nel caso in cui non vi sia acqua all'interno, questa elettrovalvola apre, la pompa sente una depressione come se noi avessimo aperto un rubinetto e inizia a riempire la vasca qui dentro. Ok? Inizia a inviare l'acqua fino a quando i sensori di livello non gli dicono che la vasca è piena. I sensori di livello si trovano qui davanti, eccoli qui, sono questi, eccoli qua. Adesso vi vado a prendere il sensore e vi faccio vedere come fa.
Ecco il sensore che ha il compito di controllare il livello dell'acqua. In realtà è un sensore sì no, ovvero chiuso o aperto. Il sensore si trova in questa posizione quando la vasca è completamente vuota, man mano che si riempie, questo è un galleggiante, si alza, stacca il contatto o attacca il contatto, non lo so sinceramente, non so se è normalmente chiuso o normalmente aperto, comunque cambia il suo stato e quindi dà l'indicazione alla centralina che la vasca è piena. Una volta che la vasca è piena, a questo punto bisogna interrompere l'acqua che arriva all'interno, quindi l'elettrovalvola si chiude ed andiamo a dare alimentazione alle pompe per far bagnare il filtro, e le pompe si trovano qui davanti. Adesso questa ve la stacco proprio, in realtà eccola qua, questa è una pompetta 12 volt che possiamo staccare, non ce l'ho di ricambio quindi ve la prendo da qua, eccola qui. Questa pompa si trova immersa nell'acqua, ciclicamente preleva una quantità d'acqua, la invia all'interno di questa tubazione che è collegata alla parte superiore del filtro del Viesa, la invia qua, nella parte superiore. Come vedete ci sono due tubi, e questa che può sembrare un cilindro, ma questa è una valvola di non ritorno a due vie. Questi tubi possono inviare l'acqua solamente in questo senso, e l'altra è la pompa che si trova nella parte posteriore, ve lo faccio vedere adesso. Quindi l'acqua che viene inviata al filtro scorre perimetralmente sul bordo e tende a scendere. Questa funzione viene fatta periodicamente per mantenere il filtro bagnato, perché la cosa importante è che il filtro sia bagnato ma non troppo, il giusto per poter dare quella sensazione di evaporazione ottimale che consente di abbattere la temperatura dell'aria. Nella parte posteriore abbiamo la stessa coppia di sensore e pompa, vedete come è fatta la vasca? È fatta in maniera diciamo quasi simmetrica nella parte anteriore e posteriore, questo è l'anteriore e questo è il posteriore, perché noi possiamo avere il veicolo disposto con il tetto disposto in varie maniere, quindi dobbiamo prevedere sia il pescaggio nella parte anteriore che il pescaggio nella parte posteriore, e quindi abbiamo questa doppia possibilità di pescaggio e quindi di alimentare con l'acqua il filtro per mantenerlo sempre attivo. Andiamo a smontare la coclea del motore. A questo punto qua servono invece delle viti Torx. Ok, ecco qui, motore semplicissimo, a pale centripede, l'aria dalla parte assiale e radialmente la invia all'interno. Ok, vedetelo qui, la pesca da qui e tramite la coclea lo spinge all'interno. Quindi niente di particolare. Per la sostituzione, se doveste averne necessità, basta svitare queste 4 viti e sostituirlo e fare il lavoro al contrario come ho fatto io, ma è veramente semplice. A me non è praticamente, è capitato una volta solamente di sostituire il motore di un dispositivo piuttosto anzianotto, insomma. Devo dire che se si fanno le manutenzioni la possibilità che vi sia qualche malfunzionamento è veramente raro, sinceramente. Ricapitolando, il ciclo di funzionamento è molto semplice. Non c'è acqua, attivo l'elettrovalvola, invio l'acqua all'interno del serbatoio mediante la pompa originale. Una volta che la vasca è piena, i sensori mi dicono ok, c'è acqua, benissimo, possono partire le pompe che vanno a bagnare il filtro. Questa cosa viene fatta ciclicamente fino a quando i sensori non dicono che l'acqua è tutta quanta evaporata, o quindi il sensore tende a chiudersi, a mettersi in posizione orizzontale, dà il comando l'indicazione che l'acqua è finita e quindi inizia il processo nuovamente, quindi si riapre nuovamente l'elettrovalvola, si riempie la vasca, eccetera eccetera, e così via, in modo da mantenere il filtro sempre bagnato. Viesa rimontato, adesso manca solamente di inserire il coperchio. Vi volevo far vedere una cosa. La cosa importante sì è chiudere ovviamente il dispositivo, ma anche così il Viesa funziona, ovviamente funziona nella stessa identica maniera, perché il concetto è che l'aria deve passare all'interno di questa parte bagnata, di questo filtro bagnato, ok? Quindi mi ricordo quando ho fatto il corso che mi avevano fatto vedere proprio questo e ve lo ribatto a voi, ok? Comunque, raccomandazioni del Viesa. Allora, ok,
Allora, cosa molto importante è la manutenzione. Fate la manutenzione annuale sostituendo il CAFFABUS, fatelo fare o fatelo voi, e nel frattempo chiaramente si lava anche la vasca. Seconda cosa, manutenzione biennale, si sostituisce anche il filtro, perché dopo circa 600 ore che più o meno abbiamo visto, io infatti ne ho circa 300 di ore in un anno più o meno, lo si utilizza in maniera nella stagione estiva abbastanza frequentemente, si fanno circa 300 ore e quindi dopo 600 ore va sostituito, quindi, ma comunque ogni volta 2 anni. Un'altra cosa molto importante, fate in modo di fare l'asciugatura del filtro ogni qualvolta lasciate il veicolo o il dispositivo non utilizzato per un paio di giorni. Quindi c'è la procedura automatica per l'asciugatura, l'aria passa attraverso il filtro e fa evaporare tutta quanta l'acqua presente all'interno della vasca, che non viene più ripristinata. Questo fa in modo che il filtro rimanga asciutto e non si creino muffe e batteri all'interno del filtro. Questa è una cosa molto importante, preserva sia il filtro e sia anche la pulizia della vasca. Si vede se in alcuni dispositivi è rimasta l'acqua presente, sono molto più sporchi all'interno, quindi è molto importante questo. Piccola parentesi, rispondiamo a una domanda che mi era stata fatta: ma come è fatto il filtro internamente? Allora, vi ho detto che è presente all'interno una miscela di 3 tipi di legno. Questi legni sono tenuti, questi trucioli sono tenuti all'interno di questa retina. È molto semplice in realtà, e la cosa è fatta tra l'altro manualmente. Questa è la miscela di legno che vedete. Nella parte superiore, quindi nell'anello superiore in plastica, c'è l'innesto dell'acqua. L'acqua entra all'interno e viene guidata tramite un tubo, eccolo qui, che vedete qui, eccolo, un tubo. Questo tubo perimetralmente su tutta l'anello circolare, nella parte superiore ci sono dei fori, diciamo, che fanno in modo che l'acqua a pressione possa essere inviata nella parte superiore e ricada uniformemente, per consentire un'uniforme distribuzione dell'acqua sul filtro, in modo che le fibre vengano impregnate tutte il più possibile. Con il passare del tempo questi forellini si chiudono e questo è sintomo che l'efficienza del filtro pian piano va a ridursi. Ci abbiamo fatto anche un video, e quindi è il caso di sostituire il filtro. Quindi 2 anni, 600 ore, oppure quando vedete che proprio il filtro non funziona più, se lo utilizzate in maniera massiva, ok? Adesso saliamo sul tetto e vi faccio vedere la sequenza di funzionamento del Viesa. Ne approfitto per sostituire il filtro, che è ora, quindi ho già smontato la parte superiore, ho svitato, la appoggiamo qua. Scusate per le cicale che stanno purtroppo qui, è estate. Allora, questo è il filtro, stacchiamo il tubo, eccolo qui, lo eliminiamo. Il filtro, prendiamo il filtro nuovo. Allora, io ho provveduto a svuotare la vasca, non ve l'ho fatto vedere, ma ho provveduto a svuotare la vasca in modo da farvi capire che quando l'unità sente, quindi quando i sensori si trovano in posizione di riposo, danno l'input alla centralina per farsi richiamare l'acqua e riempire nuovamente la vasca. Quindi mettiamo il filtro in questa maniera in posizione, ricolleghiamo la tubazione e con il mio fido assistente che si trova di sotto gli facciamo innanzitutto accendere la centralina. Vai Gio, accendi la centralina. Ok, acceso la centralina. Allora adesso premiamo il pulsante ok, vai. Ok, parte l'elettrovalvola, vediamo se riesco a farvela sentire. Eccola qua, l'elettrovalvola ha aperto, ve la faccio vedere qui, eccola, vedete? Sta iniziando a riempire la vasca, la riempie chiaramente dalla parte laterale. I motori, ovvero le pompe, quella posteriore e quella anteriore, stanno ancora a riposo fino a quando la vasca non sarà piena a sufficienza per dargli la possibilità di pescare. Eccolo qui, si è interrotto e adesso sentite? Eccole, sono partite le pompe, ve le faccio vedere, eccole qua, eccole, vedete? Le pompe hanno iniziato a bagnare il filtro si è iniziato a bagnare periodicamente. La funzione della pompa è quella proprio di mantenere il filtro periodicamente bagnato, quindi a distanza di qualche minuto la pompa provvede a bagnare il filtro, e chiaramente perché l'evaporazione ovviamente fa asciugare il filtro, quindi la pompa lo tiene sempre bagnato, o davanti parte sia la pompa posteriore sia la pompa anteriore, ok? Questo è quanto.
vi do una notizia importante per tutti coloro iscritti al canale che vedono questo video e che hanno deciso soprattutto di installare il VIESA. Fino a fine agosto abbiamo una promozione solamente per voi, quindi chiamate in sede e vi sveleremo, diciamo, questo piccolo mistero. Per oggi è tutto, spero il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come al solito ci vediamo alla prossima.